ottenere risultati, un team di marketing oggi deve avere moltissime competenze, che vanno dalle conoscenze strategiche a quelle tecniche su software e canali online, a quelle di analisi dei dati e di ottimizzazione. Scopriamo insieme quali sono. Fare marketing oggi è sempre più complesso. Se qualche anno fa, infatti, bastava un sito e una sezione da cui scaricare ad esempio un ebook e magari ti bastava fare qualche annuncio su Google per ottenere risultati, oggi i mercati sono diventati più sofisticati. I clienti stessi sono più evoluti, sono continuamente esposti a email, conseguenze di lancio, video lezioni gratuite, reel, dirette social e community. Come fare quindi ad orientarsi in un panorama così complesso e dinamico emergendo dal rumore di fondo? Innanzitutto non si può più improvvisare. Indipendentemente dal settore e dalla dimensione, le aziende devono imparare a comunicare e devono puntare a diventare delle media company, basando tutte le loro strategie sull'analisi costante dei dati. Esatto, non si può quindi pensare di avere una sola persona che si occupa di tutto il marketing. Occorre infatti creare un team con competenze eterogenee in grado di lavorare per obiettivi, soprattutto per priorità, in un contesto estremamente mutevole in cui capire esattamente come allocare budget che sono scarsi per definizione. Vediamo quindi quali sono le principali competenze che non possono assolutamente mancare in un team di marketing oggi. Innanzitutto bisogna saper leggere i dati, saper capire i trend, riuscendo a calcolare metriche fondamentali come il costo acquisizione clienti e il tasso di conversione di ogni strategia. Bisogna saper leggere i software di web analytics per capire i risultati dei nostri siti e i pannelli con tutte le analytics dei canali social attivati. Si deve quindi sapere come monitorare i cambiamenti del mercato, le strategie dei concorrenti diretti, indiretti, dei nuovi entranti, proprio per non farsi mai cogliere di sorpresa e rischiare di venire travolti. Per farlo si devono conoscere i giusti software, ma soprattutto avere il giusto mindset per usarli in modo davvero efficace. Serve quindi qualcuno che sappia impostare il modo in cui l'azienda si pone sul mercato, quindi occorre capire di brand positioning, di modelli di business, di sviluppo prodotto, per progettare le cosiddette offerte di front-end e di back-end, comprendendo che le prime servono per l'acquisizione clienti, mentre le seconde per realizzare profitti e fidelizzare i clienti nel tempo. Occorre saper disegnare le strategie di acquisizione clienti su più canali, essere quindi esperti di funnel marketing e in particolare del marketing a risposta diretta. Si deve saper progettare ogni singolo passaggio, cosa deve succedere dal primo istante in cui il potenziale cliente vede il nostro annuncio a quando riceve le nostre mail fino a quando andrà a firmare il contratto. Tra l'altro oggi non basta più solo impostarli funnel, occorre saperli continuamente ottimizzare, ma soprattutto portarli a funzionare davvero. Passando alle competenze più operative, bisogna conoscere il copywriting, ovvero saper scrivere per vendere, non solo saper ideare frasi simpatiche per i social media. Inoltre chi si occupa del content, dei contenuti scritti, deve essere espertissimo anche di SEO, Search Engine Optimization, per pensare il piano editoriale partendo da che cosa cercano realmente i clienti e per scrivere in ottica di posizionamento sui motori di ricerca. È quindi fondamentale conoscere ogni singolo canale incluso nella propria strategia di marketing. Ogni social infatti ha le sue dinamiche, le sue caratteristiche, le differenze nei toni di voce, ci sono formati che funzionano meglio di altri. Inoltre queste caratteristiche spesso cambiano nel tempo. Pensa ad esempio ai reel su TikTok. Prima duravano 15 secondi, ora fino a 3 minuti. Su Instagram ha cambiato l'algoritmo di fruizione dei contenuti. Quindi è fondamentale restare sempre aggiornati e soprattutto riuscire a tarare le proprie strategie di conseguenza. Lo stesso vale per le competenze nell'advertising. Si deve saper progettare campagne advertising su più piattaforme e per ciascuna conoscere modalità, struttura di come vanno impostate le campagne, dinamiche, metodi di ottimizzazione, elementi che penalizzano o che permettono di ottenere buoni risultati. Per capirsi è importante avere esperienza nell'utilizzo del business manager di Facebook, o meglio di Meta, quindi del pannello di Google Ads, o anche sapere come funziona il programmatic advertising, l'influencer marketing, l'acquisto di visibilità tramite editoriali media e così via. Serve poi qualcuno in grado di avvitare le viti di tutto ciò, ovvero qualcuno che sia capace di creare e modificare pagine web e landing page attraverso ad esempio i cosiddetti CMS, i Content Management System. Ad esempio WordPress è il più famoso e quindi per definizione dovrebbe essere conosciuto alla perfezione. Tuttavia è vitale che qualcuno nel team sappia anche scrivere del codice,
almeno HTML e CSS, e capire ad esempio di server DNS per non dipendere sempre dall'esterno. Si deve quindi saper usare software di mail marketing per gestire le liste di contatti, inviare email, le automazioni, software per le prenotazioni di call sui calendari, quindi software in grado ad esempio di automatizzare e mettere in collegamento ogni singola fase del tuo processo di vendita. Non dimentichiamo ovviamente le competenze di grafica e visual marketing. Oggi la concorrenza è tale che sul punto di vista visivo il livello deve essere sempre altissimo, a partire dal logo per arrivare alla home page del sito, a ogni singolo video, immagine in un carosello sui social. Tutto deve esprimere in modo coerente il proprio brand ed essere da effetto wow. Tuttavia non basta essere creativi o artisti, saper montare video o creare immagini belle da vedere. Bisogna anche intendersi di CRO, ovvero di ottimizzazione delle conversioni, dando a ogni elemento il suo ruolo e ottimizzando continuamente per ottenere risultati. Ecco, queste erano le principali competenze indispensabili oggi per fare marketing, ma sappi che non sono nemmeno tutte quelle che ti servirebbero. Infine ricordati che devi essere comunque in grado di utilizzare nuovi sistemi, nuovi software e essere ossessionato dal monitoraggio costante dei dati. Quindi per concludere, sappi che non ti basta avere un art director o un social media manager, ma devi creare un team che sia davvero in grado di evolvere continuamente e di contaminarsi in un mondo digitale in continua evoluzione. Se ti è piaciuto questo video e vuoi acquisire le competenze fondamentali oggi per il business e il marketing, iscriviti al nostro canale YouTube, seguici sui nostri social e ricorda, Think Big Data.